All'inizio i ragazzi vogliono imparare uno strumento, la batteria, la chitarra, il basso, il pianoforte, quello che esso sia. Presi da questo entusiasmo, pensano che suonare uno strumento sia una cosa facile, una cosa immediata, che nel giro di pochi mesi si possa imparare. Io me lo auguro, perché magari tutti i ragazzi imparassero a suonare uno strumento nel giro di pochi mesi. Tenga Dio. Ehm, Però poi inizialmente è questo entusiasmo di imparare lo strumento. Poi si spera nella passione dello strumento, perché noi qui insegniamo musica, tecniche, lo strumento in sé, dove i ragazzi devono studiare soprattutto a casa, non a scuola. Noi insegnanti a scuola gli insegniamo quello che loro devono imparare. Poi a casa loro lo devono assimilare, per far sì che quando tornano dall'insegnante il programma può andare avanti. Purtroppo tanti pensano che basta venire a scuola un giorno a settimana e imparano a suonare. Lo strumentista, il musicista, è un atleta. Come un atleta tutti i giorni va sul campo ad allenarsi, corre, salta, fa pallone, pallavolo, qualsiasi sport. Lo strumento è uguale, bisogna sempre tenersi in allenamento, sempre, tutti i giorni bisogna suonare. Poco, ma tutti i giorni. Se poi è tanto, ancora meglio, ancora meglio. Quindi questo modo di approcciare alla musica e allo strumento, come dicevo prima, inizialmente è la foga oppure l'entusiasmo di avvicinarsi. Poi diventa uno studio dove bisogna tutti i giorni allenarsi e studiare per andare avanti. Questo però non toglie che da giovanissimi così bisogna anche cercare, chiamiamolo il piano B, cioè uno studia al liceo e poi studia anche musica, perché il mondo della musica è talmente vario, è talmente vasto, è talmente pieno di musicisti, cantanti, attori, che la concorrenza è tantissima, soprattutto oggi con l'avvento di YouTube, le trasmissioni, quindi c'è davvero tantissima concorrenza. Io ai ragazzi consiglio di avvicinarsi alla musica, perché la musica è meravigliosa e la musica nutre l'anima. La musica vi tiene anche lontano da, diciamo, situazioni non belle. Invece la musica ti tiene sempre in mezzo a ragazzi che hanno la tua stessa passione e insieme possono fare gruppo, possono condividere la musica e divertirsi insieme. Quindi la musica, sì, all'inizio presa come un gioco, poi magari se diventa passione vera, si può anche pensare di andare in conservatorio, prenderla davvero seriamente, percorrendo anche un percorso alternativo, cioè il liceo, magari anche l'università, e portare avanti la musica. Portare avanti la musica e avere sempre un piano B di scorta. Se poi si è davvero dei fenomeni musicalmente, meno male, meglio, molto meglio, e uno poi può percorrere una volta più grande, più maturo, ai 20 anni, 18, 22, quando si accorge che davvero la musica fa parte della sua vita e non ne può fare a meno, allora può pensare di fare il musicista. Quindi ragazzi, avvicinatevi alla musica, perché la musica nutre l'anima. Vi auguro di portarla con voi per tutta la vita, la musica. Viva la musica! A volte succede che vengono dei nuovi allievi da me che un po' suonicchiano, perché vedono su YouTube un chitarrista che insegna loro la scala,
una progressione di accordi oppure un minimo di armonia e pensano che quello sia il metodo giusto per imparare a suonare. In realtà, quando il chitarrista di turno su YouTube vi mostra una scala veloce, lenta, particolarmente difficile da eseguire, l'errore che fanno i ragazzi è quello di imparare quella scala, quelle note. Viene memorizzato praticamente il movimento sulla tastiera della chitarra. Dico questo perché prima di arrivare a quella scala, a quella progressione di accordi, c'è tutto un lavoro prima, da fare, perché altrimenti io memorizzo la scala in quella posizione e poi la so fare solo in quella posizione. Se per caso mi viene cambiata la tonalità di quel brano, di quella sequenza di accordi, di qualsiasi cosa sia, e io non so più dove mettere le mani, perché la chitarra purtroppo appena ci si sposta cambia tutto, cambia la diteggiatura, cambia il modo di pensare l'armonia, come posso approcciare a quell'armonia. Quindi l'errore che si fa è quello, pensare di poter eseguire la stessa scala che mi ha mostrato il chitarrista di turno su YouTube e io sono diventato bravo perché so fare quella scala. C'è tutto un lavoro a monte, le tonalità, capire i modi di una scala che si spostano sul manico, armonia, perché dalla scala ci ricaviamo l'armonia, dagli accordi ricaviamo le scale e tutto il resto. Questo è l'errore che di solito vedo fare quando arrivano i ragazzi o anche gente adulta, che magari mi dice: ah, però io su YouTube ho visto questa cosa qui. Sì, sì, fantastica, meravigliosa. Però c'è sempre un lavoro a monte da fare, senza calcolare poi la posizione della chitarra. Quando noi imbracciamo una chitarra, se non adottiamo una posizione giusta, faremo sempre fatica ad eseguire certi fraseggi, certe scale, certi movimenti, certi accompagnamenti. Quindi queste cose potete impararle, non dico solo a scuola, ma solo se un insegnante vi mostra davvero dall'inizio come approcciare davvero alla chitarra e intraprendere un percorso giusto, un percorso esatto, per poi ritrovarselo avanti tutto questo percorso. Quindi venite a scuola e affidatevi alle scuole, agli insegnanti, soprattutto qui alla Bottega del Suono. Consiglierei ai ragazzi di ascoltare bella musica, musica suonata, musica cantata, musica armonica, proprio bella da sentire, tipo io da ragazzo a 15 anni quando scoprì i Weather Report con al basso il magico Jaco Pastorius, Joe Zawinul, rimasi folgorato assolutamente. È chiaro che non capivo nulla di quello che succedeva, però mi arrivava una cosa bella, Avevo già studiato chitarra classica, però il jazz mi prendeva davvero tanto, E allora cominciai a comprare dei dischi, tipo il primo disco di George Benson, Pat Metheny, Al Jarreau, gli Earth, Wind and Fire, anche i Beatles, Rolling Stones, tutta musica suonata, cantata, inventata, perché loro sono stati i pionieri di quella musica, rock, fusion e jazz. Consiglio sempre ai ragazzi di ascoltare bella musica. Poi quando andate in discoteca vi fanno sentire quello che vogliono loro, va bene, è musica fast food, ma la bella musica è questa di questi dischi che io vi ho citato adesso. Chaka Khan, Al Jarreau, Earth, Wind and Fire, Tower of Power, tutta questa bellissima musica, senza citare solo i chitarristi, se no ci sarebbe Mike Stern, Scott Henderson, ve ne posso citare non so quanti, però ascoltare sempre bella
bella, bella musica, perché non esiste musica brutta e musica bella, esiste musica fatta bene e musica fatta male. Parliamo un po' della differenza tra tecnica e musica che arriva al cuore. Con questo non voglio dire che la tecnica non arriva al cuore. Ci sono grandissimi chitarristi oggi che suonano ad una velocità pazzesca, con una pulizia fenomenale, però la trovo lo trovo un modo di suonare, come dire, arriva, impressiona in quel momento tutta quella tecnica, se poi continua solo la tecnica, a un certo punto non arriva più niente, si affievolisce tutta quella tecnica, diventa, non dico inutile, ma non ci dà più nulla, ci dà pochissimo, piuttosto che le 4 note di George Benson che vengono i brividi. È chiaro che questo è un pensiero mio individuale, cioè a me arrivano certe cose, a un altro musicista ne arrivano altre. Tipo una progressione di accordi dove arriva qualcosa. A me parlo per mia esperienza fino ad oggi, non è il genere che mi arriva. Io posso sentire un chitarrista country col banjo che fa una cosa meravigliosa, mi arriva, che è meraviglioso tutto ciò. Quasi mi metto anche a studiarlo, perché mi piace. Oppure c'è un chitarrista che fa 3 accordi messi in un certo modo, bellissimi, e a me mi arriva quella cosa lì e mi piace poi studiarla. Con questo voglio dire che non esiste solo musica tecnica o musica armonica, cioè bisogna cercare di fondere le due cose, la tecnica con soprattutto l'armonia. Si dice, i grandissimi chitarristi dicono che un solo, per essere bello, dovresti poterlo cantare. Se tu riesci a cantare il solo che tu stai suonando, allora è un meraviglioso solo. Posso citare, che ne so, il solo di Hotel California, capolavoro assoluto, il solo di The Wall, i soli che faceva e fa Steve Lukather dei Toto. Tutti, se voi ci pensate, sono tutti soli che noi possiamo cantare, perché sono melodici. Poi c'è anche dentro della tecnica, per carità, c'è anche della tecnica, ma assolutamente un solo, se è cantabile, è bello, è armonioso, arriva al cuore. Certo, come dicevo prima, se il solo è cantabile, risulta un meraviglioso solo. Se un solo è solo pieno di tantissime note, non può restarti nulla. Ti resta solo una grandissima tecnica, per carità, ti stupisce inizialmente. Però se tu ci ripensi, non ti è rimasto nulla. Invece tu il solo di The Wall lo puoi cantare, no? Esattamente. Solo di The Wall, Hotel California, tutti quelli che ho citato. Ma sullo strumento, ad esempio, le chitarre, come sappiamo, possiamo spendere 60 euro, possiamo spendere anche 50.000 euro. Io uso chitarre, ad esempio le elettriche, uso queste chitarre che fa il mio liutaio Luigi Angeli, tutte fatte assolutamente a mano, anche i pick-up, cioè prese proprio dal ciocco di legno e ricavato il manico, la cassa, la paletta, tutto quanto. E sono delle chitarre che suonano come delle custom shop, Fender, lo posso assicurare. Sono proprio delle belle chitarre, fatte molto bene. Poi le acustiche, uso chitarre Taylor, classiche Camps, oppure, tornando alle elettriche, che ho chitarre ho una Stratocaster meravigliosa del 69, originale, Tom Henderson, tutte belle chitarre. Mio papà mi diceva sempre, se tu vai a suonare con delle belle chitarre, sei a metà dell'opera. Quindi comprate delle belle chitarre, senza spendere un capitale, però con una bella chitarra potrete avere un bel suono. Avendo un bel suono, siete a metà dell'opera.
Poi l'esecuzione sta a voi che studiate. Se parliamo di musica commerciale, vedo una direzione abbastanza, come dire, molto, molto fast food, una musica molto fast food, se parliamo di musica commerciale. Come dicevo prima della musica fatta bene e quella fatta male. Io non penso che la musica che ascoltano adesso i ragazzi l'ascolteranno anche fra 10 anni. Quindi la musica che abbiamo ascoltato noi negli anni 80, i Toto, ancora prima, che ne so, i Black Sabbath, per parlare del rock, oppure gli Earth, Wind and Fire, Chaka Khan, quella musica meravigliosa che sentivamo, la sentiamo ancora oggi. E quando trasmettono questa musica si sente proprio la differenza, lo spessore di chi l'ha suonata, di chi l'ha cantata, di chi l'ha prodotta, anche a livello sonoro, quando adesso ormai siamo abituati a sentire la musica sul telefono. Sul telefono la qualità sappiamo benissimo che forse un MP3, forse. Invece ascoltando musica su un CD o su un supporto professionale, il suono è talmente diverso, cioè sentiamo davvero le dita che si appoggiano sulla chitarra o che si appoggiano sul pianoforte, il batterista che ha preso il bordo del rullante piuttosto che la pelle, o tutte e due insieme. Si sente, gli strumenti respirano, cosa che non sento più ascoltando della musica, ma purtroppo non abbiamo quasi più tempo di ascoltare la musica da un CD a casa sul divano. Andiamo talmente, è tutto talmente veloce che siamo costretti a sentire musica in macchina, e la qualità, ci siamo abituati anche a quella qualità, che secondo noi ormai la qualità è quella, ma non è quella purtroppo. Diciamo, sì, in quale contesto si usa la chitarra, perché nei Maneskin, cioè, penso che la chitarra sia predominante nel gruppo, cioè il suono distorto della chitarra è abbastanza importante, perché loro hanno cavalcato i gruppi rock degli anni 70, ok? Quindi dove la chitarra era proprio protagonista assoluta, assoluta. E poi se mi parli di musica, hai citato Sanremo, dove ho sentito più che altro musica programmata che musica suonata. Quindi la musica programmata è fatta soprattutto dai DJ che di solito non sono musicisti, ma sono programmatori che prendono pezzi qua e là, montano e tirano, bravissimi, sono bravi, per carità, a fare quel lavoro, io non sarei capace, ma sono bravissimi e tirano fuori delle basi dove poi l'artista ci canterà sopra, e funziona tutto. Però la musica suonata è un'altra cosa, è un'altra cosa. È chiaro che lì la chitarra non serve per... Non voglio citare adesso degli artisti, non li voglio citare. Però la musica che si sente oggi dappertutto, alla radio, che ci propone la radio, è tutta musica programmata dove c'è pochissimo suonato, proprio quasi nulla di suonato. E la chitarra passa in secondo piano, Però nella musica vera la chitarra è ancora uno strumento importantissimo. Gli strumenti acustici suonati. Io comincio a studiare chitarra classica a 9 anni, e ho continuato poi, ho studiato al Giuseppe Verdi di Milano, sempre chitarra classica, e poi sono stato, diciamo, rapito dalla musica jazz, rock, ho cominciato a studiarla, quella musica. Dopodiché ho fatto un po' il giro del mondo con un gruppo italiano anonimo, un gruppo che faceva solo cover, e a 22 anni suonavo già a Helsinki, a Stoccolma, sono stato a Singapore a suonare, in Indonesia, ho fatto per un po' di anni quella vita lì. Dopodiché volevo fare un salto un po' di qualità. Il grandissimo Toto Cutugno, grandissimo mio amico che purtroppo non c'è più, e mi chiamò a suonare con lui
grazie a mio fratello Marco Mariniello, che tuttora suona con Max Pezzali. Lui suonò nel disco di Toto e Toto stava cercando un chitarrista e mi chiamò e andai a suonare con lui. E suonai con lui tipo 8-9 anni, dove girammo il mondo non so quante volte, da New York alla Siberia, a Francoforte, tutte le città di tutti gli stati, battuti a tappeto, assolutamente. Dopodiché venni a Roma e cominciai a lavorare in televisione alla Rai, nei vari programmi televisivi. Anche lì fu una cosa nuova per me, quindi approcciare in un'orchestra, suonare in un'orchestra con un maestro, stare attento ai suoni, stare attento all'esecuzione, stare attento alla lettura, era totalmente diverso che il live di un concerto. E è stato molto 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 interessante. Ho suonato con maestri tipo Pippo Caruso, tipo Renato Serio, Pinuccio Pirazzoli, Sandro Comini, facendo tutte le trasmissioni Rai che trasmettevano dagli anni 95 a 2010-2012, continuando poi ancora adesso faccio Teleton con Paolo Belli a dicembre, con Marcello Cirillo, Paradise, nonché... Comunque anche la televisione mi ha formato tantissimo. Contemporaneamente, chiaramente suono anche sempre live con il maestro Bocelli, con David Foster, Lionel Rich, Reba McEntire. Reba McEntire è una famosissima country rock americana che riempie gli stadi, bravissima, bravissima. Poi ho suonato con John Legend, Brian McKnight, e c'era un aneddoto bellissimo a proposito dei maestri, che suonando con David Foster, per chi non lo conosce, David Foster è il produttore di Whitney Houston, di Celine Dion, degli Earth, Wind and Fire, di Al Jarreau, di Chaka Khan, di Michael Bublé, posso continuare. E durante una prova, questo aneddoto è meraviglioso, che durante una prova praticamente con lui ho suonando, perché lui scrive assolutamente tutto e qualsiasi cosa, ho sbagliato una nota, no? Chiaramente. E a fine prova lui è venuto da me e mi ha detto, ma Gino, scusami, ma ho sbagliato a scrivere qualcosa? Io ho riso e ho detto, ma no maestro, sono io che ho sbagliato, non certo tu a scrivere questa cosa. Con lui sono stato anche in tournée in Polonia, siamo stati sì a Varsavia, e poi abbiamo fatto il Palazzo Reale di Napoli, Ravello, Palazzo Pitti di Firenze. Sono 14 anni che suono io con lui, col grande maestro David Foster, Bocelli e quant'altro.